Benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio. Io sono Elisa E io sono Edoardo. e insieme siamo partners in True Crime. Dopo anni passati ad ascoltare lei leggermi i testi per Elisa True Crime, ci siamo detti, ma perché non trasformiamo tutto questo in un podcast? 2 venerdì al mese quindi io mi siederò qui e racconterò al mio partner in True Crime una storia che mi ha particolarmente scioccata. E io commento, faccio domande e proviamo a riflettere insieme. Benvenuti a Partners in True Crime. Da-na-na-na-na-na-na. Dovremmo cambiare l'intro, la sigla, insomma, perché 2 venerdì al mese io mi siedo qua e ti racconto non è vero, perché ogni tanto racconti anche tu Ho capito, ma è nata così e rimane così. Anzi, la prossima volta la dico io. 2 venerdì al mese io mi siedo qui e racconto alla mia partner in True Crime una storia che ti ha particolarmente scioccato Ah, ecco, non mi copiare lì. e poi dirò, dopo anni passati a sorbire A sopportare. lei, raccontarmi le storie, ci siamo detti, ora te le assuppi tu e via. E così è nato Partners. Yeah! Comunque, primo episodio è andato molto bene. Grazie per questi 1000 commenti affettuosissimi. Il set vi è piaciuto tanto. Sono contentissima. Le mie Sì, mani sì. ne sono ben contenti. Noi di Casa True Crime altrettanto. È stato bello, ci siete mancati tanto in questa pausa. Sì, è vero. E quindi siamo tornati. Siamo tornati e oggi, la storia di oggi, ve la racconto io. Ve la racconto Mi io. mancava non sapere niente. E oltretutto, vi dico una cosa, è da 2 settimane tipo che per questo caso di oggi c'è un fermento di... Sapete quelle situazioni tipo quando tu sei l'unico che non sa le storie dell'elefante nella stanza e tutti ti prendono per il culo attorno a te, e quindi c'era Giulia e Elisa che si mandavano i messaggi su questo caso, ridevano, "Oh, quando saprai questa storia, Quindi oggi finalmente saprò questa storia. Ma secondo me non te le puoi neanche immaginare. Vabbè, cominciamo. Allora, Ok, dai, Elisa. mi metto comoda. Mettiti comoda e dici. Mi svacco un attimo. Allora, faccio una piccola premessa. In questa storia ci sono tutte le mie più grandi fobie. Non tutte, non è vero, ne ho tante. Non tutte, beh, secondo me sì, tutte comunque. Quindi questa è una storia che devo raccontare io. Devo proprio vedere le tue reaction, anzi... E che purtroppo è quello che ho detto anch'io, l'ho pensato anche io. Sarebbe stato più divertente secondo me. No, più divertente no, però purtroppo l'ho scoperta io, cioè io ho guardato questo documentario così, senza neanche pensare a Partners, e ho detto, no vabbè, questa dobbiamo raccontarla, mannaggia vorrei cancellarmi la memoria per poterla sentire da te, e il fato ha voluto che sia stata io a scoprirla per prima e quindi sono qua a raccontartela io. Vabbè, ti divertirai. Bene, quindi mi divertirò. Secondo me sì. Vai, ci divertiremo. Ehi, qui siamo in gruppo. Io non mi divertirò. E i miei amici. Tu e i tuoi amici, io non mi divertirò a raccontarla. Ok, comunque. siamo pronti? Vai, Siete partiamo. pronti? Ok. Allora, ci troviamo nell'area portuale, sto già male, nell'area portuale di Mobile, in Alabama, ed è il 14 febbraio del 2013, sono le 21:30 e centinaia di curiosi sono radunati nei pressi dell'imbarcadero insieme a squadre di operatori portuali, alla Guardia Costiera americana e a un'orda di troupe televisive e giornalisti. Perché sta succedendo qualcosa in questo... In un'area portuale, dove ci sono delle barche. Ci sono delle barche. Tutti stanno... Oddio, mi è partito un acuto solo al pensiero delle barche. Io ho la fobia delle barche, penso lo sappiate tutti, però insomma, è Quindi giusto dirlo. Fobia 1 accesa, barche. Sì. Ora oggi le contiamo. Fobia 1 accesa, dai. Area portuale, giornalisti. Correlati. Diciamo no fobia, solo barche per adesso. Solo barche, dai. Next. Tutti stanno osservando una grande nave da crociera, lunga 270 metri e alta ben 14 piani, mentre viene trainata verso il complesso di passerelle mobili che sono state assemblate in via emergenziale, perché sta succedendo qualcosa. L'operazione dura diverse ore e quando finalmente i primi passeggeri riescono a sbarcare da questa nave da crociera,
si fiondano a baciare il suolo, quello che farei anche io, onestamente, dopo essere stata su una barca. Sono esausti, spaventati, ma soprattutto sporchi. I 3.143 passeggeri e i 1.086 membri dell'equipaggio, per un totale di 4.229 persone, sono coperti di liquami e emanano un odore tremendo. Odorano di feci, di cacca. La puzza di... Scusa, aspetta. Sono 4.000 cristiani che scendono Sì. baciando il suolo puzzando di merda. Non In potevi riassumerlo meglio, sì. Esatto. Che crociera. Rilassante. La puzza di carburante, sporcizia ed escrementi è così forte che i soccorritori che forniscono loro immediata assistenza medica se ne vanno a casa. Vedono la situa e dicono oggi giorno libero. Mutua. Andiamo in playa. No, sono costretti ad indossare delle maschere perché la puzza è troppo forte. Ma cosa è successo? Come siamo arrivati a questo punto? Perché giustamente finora abbiamo citato solo la fobia della barca, non è che hai paura della merda. Però no, allora, forse esserne ricoperta davanti a 4.000 cristiani, forse anche io avrei paura, forse chiunque sì. di voi. Spero che non vi sia mai successo. Però. Diciamo che una mia fobia è correlata comunque, ma ci arriviamo perché bisogna spiegarla. Dai, dici che sono curioso perché voglio capire. 4.000 cristiani pieni di merda. Esatto, allora torniamo all'inizio di questo viaggio, di questa crociera. Siamo al 7 febbraio del 2013, una settimana prima. La Carnival Triumph, che è una classica nave da crociera appartenente alla compagnia statunitense Carnival Cruise Line, che tra l'altro è una compagnia di crociere americana molto molto famosa, forse la più importante, comunque una delle più importanti, è pronta per salpare alla volta del Messico. L'itinerario prevede 2 giorni di navigazione, una tappa a Cozumel in Messico e poi il rientro a Galveston. Un viaggio breve, ma ideale per ricaricarsi, rilassarsi e soprattutto fare festa, quindi doveva essere una crociera anche abbastanza breve. Infatti la Carnival Triumph altro non è che un colosso galleggiante ideato per far divertire al massimo i passeggeri con attività di ogni tipo. Pool party nelle varie piscine all'aperto, vasche idromassaggio, ristoranti all you can eat e cocktail bar. Ho una domanda da farti. Vai. Ma le vasche sono piene d'acqua? Piene d'acqua al momento. Perché giudicare dalla promessa che hai fatto, tutto per divertirsi e poi scendono tutti marroni. Per adesso è tutto ok, sta per cominciare il viaggio, quindi per adesso sembra un paradiso. Io devo dire che nonostante la mia fobia, sono salita, allora non ho mai fatto una crociera, mai la farò nella vita, proprio mai. Se mi vedete su una nave da crociera, non lo so, chiamate aiuto, mi hanno rapita, però andavo in Sicilia con la Grandi Navi Veloci che, vabbè, ci può assomigliare, cioè mi ricordo c'erano tante piscine, c'era la discoteca, insomma era molto grande. Questa è ancora più grande, quindi è... Noi siciliani invece come crociere conosciamo solo il traghetto Caronte, che non ha piscine, ha solo puzza di nafta. Vabbè, era un traghetto. E gli arancini che tutti spacciano per buoni, o arancine, non voglio essere razzista qui, sennò si indigna la faida. Comunque io sono catanese, li chiamo arancini, e questa è l'unica specialità della crociera siciliana breve, non programmata e progettata per fare divertire i passeggeri. Vabbè, questa è una crociera vera e propria, cioè la gente... Parlavo della tua Grandi Navi Veloci. Vabbè, ma io dovevo andare da Genova a Palermo, quindi insomma sul traghetto la mia fobia mi sarebbe venuta molto prima. Cioè, comunque, vabbè, torniamo alla nostra crociera, al nostro paradiso galleggiante, che è come i passeggeri lo descrivono, ok? È un paradiso galleggiante e i passeggeri, in gran parte americani, ovviamente ne sono entusiasti. A bordo l'atmosfera è festaiola, chiassosa, giovanile. E adesso vi vado a presentare i personaggi, le persone che hanno... Io ho visto un documentario appunto, quindi le persone che hanno condiviso... Ci fai i nomi di tutti e 4.000? Tutti e 4.229 ovviamente. No, qualcuno, i più simpatici secondo me hanno preso per questo documentario. Tra i vari ospiti troviamo per esempio Ashley, che è a bordo con le sue migliori amiche Kaylin e Jamie. Vabbè, non importa che vi ricordiate i nomi sinceramente. Ashley è in questa crociera per festeggiare il suo addio al nubilato, quindi è con le sue amiche e non vede l'ora di fare festa perché è il suo addio al nubilato.
Poi troviamo la 12enne Rebecca, che è in vacanza con il padre, Larry, e troviamo Devin, che è in viaggio con la famiglia. Devin è un uomo, è in viaggio con la famiglia della sua fidanzata ed è pronto a conoscere ufficialmente suo suocero, quindi conosce il padre della sua fidanzata per la prima volta su questa crociera. Per lui forse non era proprio un viaggio divertentissimo. Esatto. Diciamo che proprio per lui, capisco l'addio al nubilato, capisco le amiche, le robe, per lui già il Esatto. viaggio si programmava un po' ansiogeno, mettiamolo così. Infatti lui lo dice proprio, cioè per me questo viaggio era importante, per carità ero felice di andare, ma insomma ero un po', volevo fare bella impressione sul papà della mia fidanzata. L'equipaggio, a differenza del gruppo di passeggeri che è quasi completamente americano, come dicevo, è più variegato. Abbiamo la direttrice di crociera, nonché voce ufficiale della Carnival Cruise, che accompagnerà ogni momento sulla nave con il suo tono solare, che si chiama Jen Baxter, ma viene soprannominata affettuosamente da tutti, sia dai passeggeri che dall'equipaggio, Barbie Vacanza. Perché lei, vabbè, sai, sulle crociere è tutto molto sempre allegro, quindi lei la mattina dà il buongiorno ed è sempre molto solare, quindi lei è Barbie Vacanza. Sì, poi nei gruppi comunque c'è sempre la persona un po' più estroversa o comunque un po' più attiva, che fa più casino degli altri. E lei. Quella che che vuole fare gli scherzi, o quello che magari fa il burlone di turno, Sì. e che poi finisce sempre malissimo. Non lui, ma in generale la situa nel... No, lei è proprio quella incaricata di mantenere il buon umore a bordo della nave tra i passeggeri e Quindi quando sono scesi lì al porto, tutti marroni, lei era lì sorridentissima ed era diventata Barbie. Barbie cacca. Barbie cacca. Poi abbiamo la bartender Anna, che viene dall'ex Unione Sovietica, e Anna ama il suo lavoro e adora poterlo fare su una nave da crociera perché, nonostante i turni molto lunghi e molto impegnativi, si lascia coinvolgere dall'atmosfera festaiola e trova sempre il modo di divertirsi. E vabbè, velatamente, cioè neanche troppo velatamente, nel documentario lei dice che fa un sacco di sesso ogni volta su queste crociere, quindi lei è felice di lavorare lì. In cucina troviamo Abi, lo chef, che è arrivato dall'India, che all'inizio fa un po' fatica ad abituarsi ai ritmi incessanti perché deve prepararsi, si Certo, sveglia prestissimo. In crociera io sono andato e praticamente l'unico, io ricordo, ero molto giovane, una delle vacanze che ho fatto con la mia famiglia, e ricordo che l'unica cosa che ricordo si mangiava senza sosta. Sempre si mangiava, si beveva, c'era buffet di qua, cibo di là, roba di là. Quindi mangia, quindi lo chef, poverello, stava proprio... No? Esatto, infatti lui si trova a preparare migliaia di pasti ogni giorno, ma anche lui confermerà il clima di divertimento che sembra coinvolgere tutto l'equipaggio, dai camerieri ai macchinisti, eccetera, eccetera. I primi giorni di vacanza procedono senza intoppi e durante la terza giornata la nave attracca a Cozumel. I passeggeri scendono, si godono le spiagge paradisiache, il cibo messicano, i cocktail fino a tarda sera. Al momento di salpare per tornare verso il Texas, tutti rientrano nelle loro cabine stanchi, alcuni tipo Ashley con le sue amiche dell'addio al nubilato, molto molto ubriache, e crollano tutti nei loro letti. Ma poco prima delle 5:30 del mattino, precisamente alle 5:28, il suono assordante di una sirena squarcia il silenzio e l'allarme di emergenza. Abi, il cuoco, che era già in piedi alle 5:30 per preparare il servizio di colazione, è convinto che si tratti di un'esercitazione. Questo finché non vede del fumo scuro uscire dallo scarico del lavandino. Una squadra antincendio si dirige al Ponte Zero e poi verso la maestosa pinna rossa della Carnival Triumph in cui si trova la sala macchine, che è avvolta nel fumo. Però scusami, loro erano fermi al porto, no? Loro si sono fermati alla prima tappa. La gente è scesa, ha fatto festa, hanno ballato, e sono tornati bevuto. tutti ubriachi alle 5 del mattino. C'era Abby che già era sveglio, ma già erano salpati, sì. Ok, infatti dicevo, ok, erano lì perché non scendevano. Okay, esatto, okay. No, sono già partiti. Voi vi eravate persi questo, ve lo ricordavate? Tu servi a questo. Esatto. E quindi, niente, c'è un incendio, aiuto, c'è un incendio, uno dei 6 generatori della nave è esploso. Steven, che sarebbe responsabile dei servizi agli ospiti, ricorda di aver pensato
che non c'è un addestramento che possa realmente prepararti a una cosa del genere quando succede. E infatti la situazione è concitata. I passeggeri, che sono ancora assonnati, in hangover, ubriachi, confusi, si precipitano fuori dalle cabine e si radunano sul ponte principale. C'è una confusione pazzesca, la gente urla e corre in ogni dove, telefoni e radio squillano e le sirene continuano a suonare. Tra l'altro è un rumore veramente assordante nel documentario, cioè proprio lo fanno sentire ed è un rumore fortissimo che ti sveglia alle 5:30 del mattino. Io Gli sarei allarmi morta. antincendio sono devastanti, cioè perché comunque si devono far sentire da tutti Certo, e quindi devono essere il più fastidioso possibile, sì, perché se stai dormendo ti devono svegliare, cioè sì. comunque è brutto. Poi Soprattutto su una nave in mezzo al dico, ma mare. perché non tornavano un attimo, facevano retromarcia? Aspetta. Allora, si crea il panico, giusto? Siamo tutti nel panico. Io mi sento nel panico per loro, perché un incendio su una nave non è come sulla terraferma, perché non hai scampo su una nave e ovviamente tutti iniziano a pensare subito al Titanic come Faglielo a prima dire a cosa. Jack. Jack poteva stare su quella lastra con Rose, ma lei ha No, perché deciso. affondava. Non siamo d'accordo su questa cosa. Comunque Cioè, lui ha salvato la vita, no, perché se salivano entrambi, si ribaltavano. qui invece... Qui non siamo ancora arrivati a quel punto. Ok. Qui finisce in un altro modo. Per fortuna il comandante comunica a Jen, Barbie Vacanza, che l'incendio è stato placato. Allora il comandante, la cosa divertente è che non si conosce il suo nome, non pervenuto, ma è italiano. Pare sia italiano, però non si conosce il nome, quindi I vabbè. nostri comandanti sono un'eccellenza italiana che esportiamo nel mondo. Ci saranno anche comandanti molto molto bravi, Infatti sono scusami. serio, io dicevo che era una grande eccellenza, no? Adesso non è perché due hanno avuto delle brutte esperienze, tutta la categoria. Io difendo la categoria. Vabbè, Poi non so quello che succederà, però esatto. alla fine sono scesi 4.000 cristiani salvi, quindi comunque meglio di come è andata in altri casi, Molto meglio, direi. Sì, nettamente. cioè dipende dai punti di vista, effettivamente. Comunque, l'incendio è stato placato. Come ho detto prima, uno dei 6 generatori è andato a fuoco. Ce ne sono altri 5 che funzionano, quindi, tutto sotto controllo. La crociera può continuare. La festa La e festa, via, Barbie vacanza, tutto la bartender che può la continuare a parte farsi le sue situa. esatto, L'unico che veramente diceva minchia finalmente non faccio più niente è il era il cuoco. cuoco che diceva Abby. oggi me ne vado in vacanza e E invece invece no, no. no. Sono le 6:15 del mattino. A questo punto Barbie Vacanza fa un annuncio e tranquillizza tutti gli ospiti, invitandoli a tornare nelle proprie cabine, a rilassarsi, a far colazione, a fare un po' quello che cavolo vogliono. Il sollievo è generale, ma poco dopo questo annuncio, improvvisamente, salta la corrente. Tutto si spegne, tutto. La nave è immersa nel buio fino a quando si attiveranno le luci di emergenza, ma l'aria condizionata smette di funzionare, i sistemi elettrici sono fuori uso e neanche i cellulari hanno segnale perché non c'è più il wifi della nave, perché ovviamente non è che prende il cellulare in mezzo al mare, ti collegavi al Al wifi wifi della barca, della nave, della sì, crociera, sì. che non funziona più. Ma la cosa più importante di tutte è che anche il sistema di propulsione della nave è fuori uso. Tecnicamente la Carnival Triumph a questo punto sta galleggiando in mezzo all'oceano senza controllo, cioè non c'è più il motore che la spinge verso una Perché, direzione. guarda, non so perché, ma ho un presentimento che questa frase della Carnival Triumph che galleggia sull'oceano ritornerà questa frase. Ho questo vago presentimento. Non so, Sì, forse. però No spoiler. ok. Letteralmente tutto a bordo è spento, dai Scusi, piccoli. gli altri 5 generatori in vacanza, in crociera anche loro. E non so che cosa sia successo, non mi ricordo neanche, tra l'altro si scopre effettivamente o se forse non l'ho capito io perché non capisco di navi, barche, non ne voglio capire, però non era sicuramente come pensavano, cioè loro pensavano ok, ci sono altri 5 generatori e tutto ok, invece a quanto pare no, perché cioè, a questo punto non sanno cosa stia succedendo. Ok. Pensavano che fosse tutto ok, ma poi è saltata la corrente e quindi Ah, boh. Comunque,
È tutto spento, non funziona niente, dai piccoli elettrodomestici per cucinare ai frigoriferi per conservare il cibo. Tutto quel cibo che tu dicevi di ricordare della tua crociera, tu ricordavi solo cibo, immagina tutto quel cibo che non si può più conservare. Adesso scusami però, adesso a giudicare anche dalla premessa che tu mi hai fatto e da come questi sono scesi dalla barca, mi viene da pensare non funzionasse più neanche l'acqua, non funzionasse più niente, non funziona più nulla, il cibo, robe. Sì, infatti qualcuno ad un certo punto si accorge che neanche i bagni funzionano, perché Tutto senza elettrico, la è tutto corrente, elettrico, esatto, come in aereo, non è che c'è tutto elettrico, sì, non è che c'è il non possono sciacquone. scaricare, sì, esatto. E questo è un problema, ovviamente, abbastanza rilevante. Sono 4.229. Sto dicendo questo numero, non so se sia corretto, non mi Sono più di ricordo. 4.000 Sono più di persone 4.000 che hanno persone. mangiato per i giorni precedenti una quantità di cibo inquantificabile, hanno bevuto probabilmente una quantità di cocktail, birre e robe altrettanto abbondante e si ritrovano senza bagni. Esatto. Si potrebbe pensare di urinare fuori bordo, sporgendosi dal pontile, ma sarebbe pericoloso e poco pratico, soprattutto per le donne, tra l'altro, perché per noi non è così semplice. Ma è Barbie Vacanza a trovare una possibile soluzione, suggerendo di urinare nelle docce. Immagina quella della crociera, per cui tu hai speso un sacco di soldi, che ti dice: non vi preoccupate, fate la pipì nella doccia. Buongiorno a tutti, sono Barbie Vacanza da alletare la vostra crociera di oggi. Mi raccomando, per le vostre cagate andate tutti in doccia questa No, mattina nelle... Ah, no? no, la pipì, stiamo parlando ancora della pipì. Scusate, errata corrige, la pipì oggi si fa in doccia! Trenino! Questa è la numero Che uno, come si crociera de dice. merda! Esatto, infatti è proprio come la ribattezzeranno. Ma ci arriviamo. Resta a questo punto un problema più grande che tu sollevavi poco fa. La numero 2, cioè quando devi andare in bagno, non la pipì, l'altra cosa, come si fa? Non puoi Però farla nella doccia. ma non potevano farla in dei secchi e poi buttavano, intanto era un'emergenza e la Sì. buttavano a mare. Cioè, scusate, non voglio rovinare l'ambiente, però... No, Tanto, parleremo di questo in questo episodio, quindi insomma, è così. Sì, allora, non voglio citare l'emoticon che dei commenti perché penso che ci siamo già arrivati tutti ma quale ovvio, sarà. iniziate già a metterla, È per solo favore, mentre quello oggi. parliamo. Oggi solo emoticon e cuori marroni purtroppo in questo video. Però, E raga, gabinetti. Sì, allora, tu hai detto dei secchi. L'equipaggio trova una soluzione, perché i secchi non sono igienici, perché comunque è materiale biologico, non è tanto igienico farla in dei secchi e lasciarla in giro. Non è, no, non dico di non è lasciarla in giro. sicuro buttarla in No, le mare. cagavano nelle scialuppe, portavano giù le scialuppe e Ma non poi... è beh, le scialuppe servono per le emergenze, non Ma puoi. questa è un'emergenza, sono nella merda loro, come devono fare? Più emergenza di così, che dove devi andare? Tanto vale che prendono le navi e le scialuppe e se ne vanno a fare una passeggiata. Almeno cagano in acqua, cioè, nel senso, no? Allora, l'equipaggio trova una soluzione. Un'altra, non quella che hai detto tu. Barbie Vacanza si è lanciata in doccia in questo momento, vai, l'equipaggio... Trova questa soluzione. Verranno distribuiti dei sacchetti rossi, di quelli creati per contenere appunto materiale biologico, quelle che si utilizzano negli ospedali e nei laboratori, sai, quelle con il simbolo del... Umbrella. Sì, Umbrella Corporation. esatto, proprio quella. Quindi quelle bustine lì, le persone possono... Immagino che ne avranno a disposizione in abbondanza perché 4.000 cristiani che devono Guarda, per comunque qualche espletare le motivo, loro sì. funzioni, ne avranno un quintale, a voglia. Per qualche motivo ne hanno tanti, non so perché ne abbiano così tante, E però è vero, magari si aspettavano di contenere tanti rifiuti biologici e quindi non hanno ne ho detto, idea. Però comunque, generatori no, sacchetti basta che... biologici sì. E via. Non so, Vai. effettivamente non lo capisco, però comunque, insomma, distribuiscono tutti questi sacchetti a tutti i passeggeri e gli dicono appunto fatela qua dentro e poi
depositateli, questi sacchetti, in questi appositi contenitori che sono disposti lungo i corridoi. Quindi nei corridoi ci sono dei contenitori in cui tu puoi buttare il tuo sacchetto con la cacca, come facciamo con Nori. Ok, a me se non concesso che i sacchetti saranno pure rossi e ben visibili, ma io al buio come lo trovo nel corridoio il posto dove buttare la merda? Mm-hmm. Il mio sacchetto è tutto al buio. Sì, infatti questo è uno dei tanti ma questo equipaggio, ma cos'era? Una crisi? Come cosa non so. Penso che non avessero mai, cioè non siano mai stati preparati ad una crisi di questo genere. Neanche io ero preparato a una storia del genere, oggettivamente neanche voi, quindi mi auguro che oggi stavo mangiando, mi preparo perché il commento è oggi mangio con voi. Ragazzi, se lo state facendo avete già capito che oggi non dovete mangiare con noi. Smettete di mangiare. Proprio out. Grazie Elisa. Dovevo fare questo trigger warning, scusate, colpa mia, non ci ho pensato. Sono triggerata da tutte le mie fobie. E no, scusa, tra l'altro qua arriviamo all'altra mia fobia, tu lo sai, la mia, cioè, oddio, non è una fobia, però è il dover andare in bagno e non poter andare in bagno per qualche motivo. Tu immagina se io fossi su questa crociera, già sarei traumatizzata per il fatto di essere su una nave in mezzo all'oceano e in più mi dicono non puoi usare il bagno, devi farla qua dentro e metterla dentro un contenitore che tanto non troverai al buio. Io, non lo so, mi sarei lanciata. Tanti i motori sono spenti. Io prendevo una scialuppa con un tot cristiani e andavamo a farci un giro. Ma sei in mezzo all'oceano, dove vai? Ma tanto galleggia l'una, galleggia l'altra. Ma poi io dico, posso credere che questi non hanno un modo per chiamare un'emergenza, sparare i cannoni laser, non lo so. Siamo nel 2014, giusto? Quindi immagino che abbiano almeno il 3310 per fare una telefonata, il satellite. E allora, continuiamo perché su questo punto c'è una cosa secondo me interessante. Ok, dici. Allora, vabbè, innanzitutto quando Barbie Vacanza prende in mano il microfono e comunica a tutti i passeggeri queste informazioni di farla nel sacchetto, le persone non riescono a credere alle loro orecchie, ovviamente sono sconcertati e non se la sentono di farla nel sacchetto e la reazione più immediata di tutti è pensare ma che what the fuck? Molti di loro però sono più che altro preoccupati per non essere ancora riusciti a contattare i propri familiari che sono a casa. A bordo della Carnival Triumph infatti l'unico telefono funzionante è quello satellitare, con il quale il comandante ha già lanciato l'allarme, mettendosi in comunicazione con la terraferma. Quindi lui ha lanciato. Adesso li vengono ad aggiungere, nel senso. Sì, in teoria sì. Aspetta, ci arrivano dei problemi anche riguardo questa cosa qua. Lo staff comunque contatta subito anche l'ufficio comunicazioni della Carnival Cruise Line, la compagnia insomma di questa nave da crociera che ha sede a Miami. Così l'addetto delle pubbliche relazioni Buck Banks si affretta a rilasciare una breve dichiarazione di attesa ai media. Banks spiega che c'è stato un piccolo incendio a bordo, ma si specifica che è stato immediatamente domato e poi aggiunge che la nave si trova appunto senza propulsione, ma che l'equipaggio sta lavorando per ripararla. L'obiettivo, e qui torniamo a quello che ti ho accennato prima, l'obiettivo è chiaro, è quello di non far trapelare la notizia. Perché? Questo è il PR, insomma, il public relations della compagnia e ovviamente non vuole che si sappia quello che sta realmente succedendo. Mi sembra una strategia vincente. Già detta così, davanti a questo problema, io proprio vedo grandi guai all'orizzonte. Sì, probabilmente sperava che la cosa si risolvesse in fretta, che andassero a prenderli in fretta e basta, così da non dover fare riferimento al problema dei servizi igienici, no? Infatti i media, i grandi media soprattutto, non sono interessati alla notizia, cioè che cavolo gliene frega. Per il momento si tratta solo di una nave in cui sì, c'è un problema, ma sembra essere tutto sotto controllo, quindi che cavolo me ne frega. Ormai i media sono interessati solo agli aerei che cadono. Ma no, Ogni giorno aerei che cadono.
Solo questo, apri Instagram, apri un social, aerei che cadono, disturbi, distruzione, solo Esatto, navi non ne ho viste qua ancora. invece è una nave, quindi non Perché hanno importa. dei bravi PR che gestiscono la Che comunicazione, vedi che furbo esatto. lui? Infatti si vede come sono scesi dalla nave questi, comunque. Comunque, intanto sulla nave non è proprio così, non è proprio come come Non è è tutto stato rose e detto. fiori, Non è ecco. tutto rose e fiori. La nave galleggia nel bel mezzo del Golfo del Messico ed è ormai mezzogiorno. La tensione lascia il posto al disorientamento e anche alla fame. I cuochi fanno quel che possono per preparare pranzi freschi con gli strumenti che hanno, ma nel frattempo l'aria non circola più, fa caldissimo, non c'è più neanche l'aria condizionata, in alcune zone si respira a fatica e alcune persone iniziano a diventare claustrofobiche, iniziano ad andare nel panico. Inoltre, nei corridoi e negli angoli della nave si stanno accumulando I sacchetti. i sacchetti pieni di escrementi che emanano un odore sempre più forte e nauseabondo. Certo, perché le scialuppe e i secchi non sono igienici. E quindi Lo sapevo che l'avresti detto. teniamo dei sacchetti accatastati pieni di merda sul corridoio. Quale norma è più igienica di questa, no? Grande equipaggio, grande PR, grande comandante, grande Barbie vacanza, che è ancora in doccia a farsi il bidet. Poveri, Barbie Vacanza che ne può, lei cerca di mantenere il buon umore nonostante i cumuli di sacchetti rossi per i corridoi. Tipo le bustine rosse, quelle della Cina che ti danno con i regali, portano bene, qui E portavano... qui c'era il regalino dentro comunque lo stesso. Tra l'altro, non tutti stanno rispettando le indicazioni dell'equipaggio. Tu saresti uno di questi. Non è vero, dipende. Hai già detto che andresti a farla nelle scialuppe, in mare, eccetera. Allora, erano soluzioni sicuramente più efficaci di quelle che Migliori. loro mi stanno proponendo. Partiamo da questo, uno. Due, io anzi volevo proprio dire questa cosa, perché nelle situazioni di crisi c'è sempre la persona che vuole fare di testa sua e non seguire mai le regole. Cioè, ora, io scherzavo quando dicevo... Però dico... Infatti c'è chi preferisce defecare negli angoli dei bagni o nei WC senza scaricare, quindi tipo accumulando. Chi addirittura la fa sul pavimento della sala mensa, io questa non l'ho capita qui. fino ad ora comunque stai Chi è stato il descrivendo genio? il bagno di una discoteca. Cioè, nel senso, Sì, in è effetti. capitato a tutti di andare in una discoteca e trovare i bagni non puliti. Sì, vabbè, in questo Magari che in pista caso uno cassa in mezzo, no. capito, è Però, come se in una discoteca, in tutti gli angoli della discoteca a un però certo l'importante punto è che prima mi è stato detto no, perché per le donne non sarebbe agevole farla lì fuori e invece farla per terra in mezzo ad altra merda è tutto ok. non lo sai se sono donne. Ma uomini e donne che Sì, siano. sì, certo, ovviamente. Infatti, in breve tempo tutto finisce ricoperto di urine e feci. Poi non sono io che dico che non è comodo, questi sono tutti i ragionamenti che hanno fatto quelli dell'equipaggio quando hanno dovuto trovare una soluzione. Hanno detto, gli diciamo di farla fuori bordo? No, non è sicuro. Facciamo nei secchi? No, non è igienico. Diamogli le bustine. Vabbè, no, adesso al di là di tutto, io credo che loro abbiano sottovalutato Sì, l'entità assolutamente. della situazione, pensando che i soccorsi magari sarebbero arrivati in un tempo breve, che i Mhm. generatori sarebbero ripartiti e che quindi l'aria sarebbe stata più salubre da lì a poco. E invece no. E invece no. Tu sai che poi non si possono... Cioè, adesso magari nelle navi moderne che hanno i balconi sì, ma in alcune navi non è che gli oblò tu li apri a tuo Certo, io piacimento. la nave che prendevo aveva a volte, non sempre aveva un oblò, una Ma finestra, non si però può non potevo aprire. aprirla, no? Esatto. Cioè non si apriva proprio. Immaginati il furbo di turno apre, entra là, cioè nel senso no. Però Sì. tendenzialmente, per chi non è mai stato in crociera, adesso credo facciano anche quelle con i balconi, quindi sì, Sì. si può aprire. Però tendenzialmente gli oblò non si aprono. E quindi se tu hai una stanza nei ponti più bassi, in questa nave, nella Brown Triumph, immaginati che Allora, gioia. questa crociera verrà soprannominata Poop Cruise, E quale nome più azzeccato? Cioè, nel senso... la crociera della cacca. Sì, così. Vabbè, abbiamo Devin che era il ragazzo, non so se te lo Sì. ricordi, quello che conosceva per la prima volta il papà della fidanzata, che quindi
si ritrova in questa Che situazione. era già di suo in una situazione un po' marrone. Esatto, adesso è completamente Ricoperto. ricoperto. Lui dice proprio non esiste, io non la faccio nel sacchetto, io me la terrò fino a quando non sarò sulla terraferma. In ospedale con un blocco intestinale. Probabilmente. Lui dice no, cioè proprio non esiste, non era un'opzione per me, e inizia a fare dei video con il suo telefono di tutto quello che stava succedendo. Infatti nel documentario ci sono diversi suoi video e lui racconta proprio che tu camminavi lungo un corridoio a caso della nave e a un certo punto ti ritrovavi con i piedi a fare squish, squish, squish su tutti gli escrementi, cioè tutto il pavimento di questa nave si sta lentamente ricoprendo di escrementi e liquami dei bagni che strabordano e... Grazie per questo episodio, ci vediamo alla prossima, è stato un piacere, io vado in bagno. No. E invece stai qua e state qua e ascoltate. Ashley invece, la ragazza che faceva l'addio al nubilato con le sue amichette, lei dal momento in cui le hanno detto dovrai Scusami, farla... ci fai risentire un attimo il rumore dei passi, che mi è piaciuto proprio. Come faceva? Squish, 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 squish. Ashley, dal momento in cui ha sentito Barbie Vacanza che le diceva di farla nel sacchetto, ha iniziato a mangiare Imodium, cioè proprio uno dopo l'altro ha detto no. Io squish squish non lo voglio fare. Ma non lo fai, al massimo fai altri suoni, ma non squish squish, però... Lei non voleva fare nessun suono, si è mangiata una quantità di Imodium così da non farla mai più. Il cuoco Abi riferisce... Che ha smesso di cucinare. Lui poverino, sì, però lui dice che ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare e ci descrive una cosa che ha visto che io vi riporto, perché se devo convivere anche io con questa immagine nella testa, allora devo trasmetterla anche a voi. Dice di aver visto in tutti i bagni disponibili c'erano strati di escrementi, cioè praticamente una persona andava senza poter scaricare, non andava, poi metteva della carta igienica sopra, un'altra persona andava, carta igienica sopra e lui diceva era una lasagna di cacca. Visto che siamo in tema di culinario, che c'è Abby che cucina e che gli è venuto di dire una lasagna, Sì, io ti dico una cosa, sai che quando al Glastonbury sì, i bagni sono che è un un festival, festival di musica, magari no? non Per lo chi non lo sanno. conosce, sia un festival di musica che dura 5 giorni, dove i bagni sono distribuiti e questi bagni sono un buco. Beh, bagni classici di un Sono festival. i bagni chimici, no? Giusto? No. Non li definirei proprio chimici, perché c'è un buco in questa tavola e poi sotto ci sono dei grandi sacchi che raccolgono tutto. Penso siano bagni chimici. Vabbè, Però comunque. dopo 5 giorni si è accumulata parecchia roba e tu per tirare l'acqua, non è che tiri l'acqua, c'è una montagna di segatura fuori e tu Ah, prendi un bicchiere e e gliela versi gliela versi sopra. sopra quando è finito, così si fa uno strato Che croccante schifo. di robe. Comunque ragazzi, questo episodio è disgustoserrimo, ve lo dico, cioè proprio va bene, abbiamo deciso di prendere questa piega oggi. Cos'è? E comunque ti dico, se lì c'era la lasagna, la mia è un po' un Un tipo crumble. un crumble. Esatto, brava. Non mi sarebbe venuta la parola migliore. Andiamo avanti, cioè non che cambieremo argomento, per carità. Anche urinare nelle docce comunque non è così semplice perché la maggior parte dei bagni sono appunto sporchissimi perché stanno, come si dice? Trabordando. Ma se ognuno la faceva nella propria vasca del bagno proprio. Cioè, no? Io la faccio, nella mia stanza c'è la vasca da bagno. E io No, ma che vasca da bagno? Scusa, nella tua camera della crociera c'è la vasca da bagno? Beh sì, non sono la Sì? grandina veloce, Ah, nella mia grandina... No, ma in quei bagni non c'era cioè nel documentario fanno vedere i bagni delle camere, non c'è la vasca da bagno. Che crociera sei andato, scusami. No, non c'è la vasca da bagno, ci sono le docce, per questo hanno detto fatele nelle docce. C'è la doccia piccolina e il gabinetto Ok. e il lavandino. Però se ognuno delle proprie stanze faceva la cacca nel suo bagno, cioè nel senso ragazzi, è ok che avete mangiato tanto, però quanto ci vuole? Una settimana per riempirlo tutto? Cioè nel senso, non so adesso se erano elefanti in crociera o erano bisonti che erano lì a cacare, però... E che
dal documentario si vede che da un certo punto in poi proprio le docce anche hanno iniziato proprio a tirare fuori tirar fuori i liquami liquami, vari. sì, Ok. e quindi le camere sono diventate inagibili, perché era tutto ricoperto di liquami. Ah, ok. Interessante. Sì, Questo dettaglio ci ci mancava per mancava, sì, comprendere hai la ragione, storia. hai ragione. Sì. Quindi eravamo rimasti alla lasagna e Ah, al crumble. sì, praticamente adesso c'è gente che cioè che cerca dei trucchetti anche perché la questione del buio che hai sollevato tu, cioè qua son tutti al buio dentro la nave e quindi anche lì fare i propri bisogni al buio è difficile. Quindi c'è un'amica di Ashley che, trova un modo bizzarro suggerito da un altro passeggero, ovvero versare della soda sul sensore del giubbotto di salvataggio così che si accende la luce e così almeno mentre fa pipì nella doccia o dove la fa, almeno vede qualcosa. Perché della soda? Credo dell'acqua, cioè del liquido, no, Eh, e si accende? del liquido. Non ho avuto questa fortuna Ah, di usare un giubbottino di salvataggio, spero di non doverlo usare mai, quindi che ne so. ok, chiaro. Loro suggerivano la soda, non so se c'è un senso. Quindi comunque questa nave Sì, piena di feci galleggia sì, esattamente come sì, galleggia, sì, senza alla deriva, ah-ah, così, così, libera, sì, con 4.000 persone a bordo e esatto, una quantità di sacchetti rossi importante. importante. E Barbie Vacanze che dà dei consigli interessanti su come Godersi la il tempo. permanenza. Esatto, E in tutto questo il PR continua a dire che tutto bene, tranquilli, sì. ok, Lo stesso giorno, verso l'1:30, i macchinisti, che vabbè, chiaramente stan cercando di risolvere 'sto problema non soprattutto oso immaginare dell'elettricità. l'aria nella sala macchine, che oltretutto è una delle più basse, quindi proprio immaginati che Non voglio pensarci. Sì, comunque stanno cercando di risolvere il problema, ma si rendono conto in realtà che le fiamme, al contrario di quello che pensavano prima, hanno distrutto tutti i principali cavi di alimentazione della nave, quindi non c'è nessuna speranza di ripristinare la corrente. Il sistema elettrico è distrutto. Una nave da crociera da sogno si è trasformata nel giro di poche ore in una prigione galleggiante e l'unica cosa da fare e attendere la giornata seguente per essere rimorchiati fino a una città del Messico. prigione glielo dici a tua sorella, Un perché questa gabinetto. prigione non mi sembra. Prigione è un 5 stelle lusso in confronto a una nave che galleggia piena di merda, scusami, però Sì. adesso la parola, quante volte dovremmo censurare la parola M in questo episodio? Perché io la parola cacca, userò la parola cacca. Poop. Che tutti la facciamo, quindi non ci scandalizziamo. Non ci Magari scandalizziamo, però non non ci in un piace nuotarci in mezzo, ecco, e diciamo neanche questo. raccontarla in un podcast, magari, ecco. E invece sì. Comunque, verso sera, i ponti della nave si trasformano in un grande accampamento improvvisato, perché l'aria all'interno delle cabine, come dicevamo, è nauseabonda, non ci si può dormire, non ci si può stare. Oltretutto, ripeto, fa caldissimo, e questo peggiora gli odori, e quindi ognuno trascina i propri materassi all'esterno della nave e così tutti si addormentano vicino a sconosciuti, cioè son tutti Vabbè, è normale, è una accampati. situazione di emergenza, Certo, ci si aiuta reciprocamente. sì. La mattina seguente l'amministratore delegato della Carnival Cruise Line, che si chiama Jerry Cahill, dichiara alla stampa. Da oggi sono disoccupato. Ancora no. Tutti i nostri ospiti sono al sicuro e stiamo facendo tutto il possibile per rendere tutto più confortevole. Siamo profondamente dispiaciuti per l'inconveniente, il disagio e la frustrazione che i nostri ospiti stanno provando. Jerry, il tuo contratto di lavoro, così, insieme a quello del PR, Lui cerca di tenerselo il suo contratto di lavoro. non così. Se ti hanno insegnato a tenertelo così, forse erano gli stessi che hanno fatto i corsi di salvataggio per l'equipaggio. Non capisco se non sappiano quello che sta succedendo, ma secondo me lo sanno e Ma tu vuoi che non lo sappia, che stanno vogliono contenere la notizia. Ma l'unica cosa che dovrebbero contenere è i liquami della barca, Esatto. non la notizia. Infatti sulla nave il mood sta
continuando a peggiorare. L'odore acre ha preso il sopravvento, tutti sono nauseati e i sacchetti rossi e gli escrementi continuano ad accumularsi e le persone, tra l'altro, non possono neanche lavarsi perché non c'è acqua corrente. Abi, il cuoco, è costretto a buttare tantissimo cibo che è andato a male perché oltre a non potersi conservare fa appunto caldissimo, quindi va a male molto Certo. velocemente, mentre gli ospiti fanno ore e ore di coda per avere un pasto. Quindi Abi è costretto a mettere insieme questi pasti improvvisati fatti di pane, pomodoro e basta praticamente. Scatta la modalità sopravvivenza. Nessuno si preoccupa più dell'etichetta, delle buone maniere, ci si accapiglia per procurarsi qualcosa da mangiare, si corre per accaparrarsi una sdraio, scoppiano litigi per difendere il proprio spazio. Anna, la bartender, quella a cui piaceva divertirsi sulle crociere, quella dell'Unione Sovietica, nel documentario fa questo commento molto sarcastico dicendo ora questi americani in qualche modo riusciranno a capire cosa significasse vivere in un paese sotto dittatura dove cose del genere succedono e non si sorprende mai nessuno. Lei ride, cioè proprio nel documentario lei ride. Vabbè, ride perché a terra e ne è sopravvissuta. Dai, pensa quanta gente comunque racconterà questa storia dopo anni di terapia ridendo. Sì, Perché sì, no, infatti il comunque documentario devi riprenderti un attimo. sì, il documentario è comunque leggero, nel senso il mood di queste persone che lo raccontano dopo anni è leggero, però sì, aiuto. Io sto male raccontando queste cose, non ci posso No, ma pensare. guarda che infatti io ho capito perché ridevate. Perché loro erano crudeli nei tuoi confronti, perché sapevano che questo episodio raccontato da te sarebbe stato Sì. devastante, perché proprio io ti vedo dalla faccia comunque in Sì, difficoltà. perché io cioè io sono lì in questo momento, Immergerti non è la parola giusta da im utilizzare in questo caso. sono lì Direi immersa, così. empatizza, ma non Ma non immergerti, please. Andiamo avanti. Comunque, ad un certo punto, all'orizzonte compare un'altra nave, una gemella della Carnival, quindi un'altra nave identica praticamente, che si chiama Legend, la Legend. Questa nave però non può caricare nessuno per ragioni di sicurezza, ma passa delle riserve di cibo e beni di prima necessità tramite dei gommoni. La scena però ha del surreale, perché da una parte c'è la Carnival Triumph in piena emergenza e dall'altra c'è la Legend dove la gente sguazza in piscina, balla, beve i suoi cocktail tranquilla e a questo punto succede una cosa. Passando vicine le due navi, la Carnival Triumph, la crociera della cacca, insomma, la nave della cacca, si riesce ad attaccare al wifi dell'altra nave. Quindi la gente inizia a poter usare il cellulare e quindi iniziano a telefonare alle proprie famiglie e a scrivere, a chiamare e a raccontare tutto. Live su Instagram in 4000 così, con 4 telefoni in mano, a filmare tutto. Raccontano tutto quello che sta succedendo e anche tra l'altro i passeggeri dell'altra nave, della Legend, gli Vedono, fanno sì, esatto. gli fanno i video, ma un po' li prendono in giro. Cioè è una scena Certo. un po' grottesca. E in tutto questo Jerry era lì a fare vediamo, apriamo LinkedIn, dai, cerchiamo un Cerchiamo. attimo quale altra possibilità ci sarà per me. Esatto. La notizia, quindi, dell'emergenza igienico-sanitaria raggiunge così ufficialmente i familiari dei passeggeri e tutte le principali agenzie di stampa. Tra queste la CNN, che viene contattata da decine e decine di familiari e viene inondata di video, testimonianze, così. La CNN intuisce a questo punto la portata di questa notizia e ci si butta a capofitto perché adesso sì che gli interessa, perché all'inizio, quando gli era arrivata, avevano detto cioè, Ma chi non c'è sono una questi? storia, no? No. Adesso invece la storia c'è. La CNN quindi trasmette tutte le immagini che gli sono arrivate e segue passo dopo passo questo disastro che sta diventando virale, invitando nei salotti televisivi anche numerosi esperti, tra cui anche vari infettivologi, per analizzare la situazione sotto ogni punto di vista.
Quando la storia diventa nota al grande pubblico, in tanti si chiedono come sia possibile che una grande nave da crociera di una nota compagnia multimiliardaria possa affrontare una simile emergenza nelle infrastrutture. Eppure, chi se ne intende non è poi così stupito. È il caso, per esempio, di Frank Spagnoletti, che sarebbe un avvocato di Houston esperto in diritto marittimo, che nel documentario spiega che non era la prima volta in realtà che proprio la Carnival Cruise Line aveva avuto dei problemi simili. C'erano stati anche tanti altri incendi e altre anomalie. Nel Ma luglio... nessuno era finito nella merda. Nessuno era finito nella merda fino a quel momento, per questo forse avevano sottovalutato il problema, non lo so. Però nel luglio del 98, per esempio, la Carnival Ecstasy, sempre ovviamente della stessa compagnia, un'altra nave da crociera, era stata colpita da un incendio scoppiato nella lavanderia che si era propagato rapidamente attraverso il sistema di ventilazione fino al ponte di ormeggio. La nave aveva perso propulsione, anche quella, ed era andata alla deriva, causando il ferimento di 14 membri dell'equipaggio e di 8 passeggeri. Un anno dopo, nel settembre 1999, sulla Carnival Tropical era scoppiato un altro incendio nelle sale macchine mentre navigava dal Messico a Tampa. La nave è rimasta 2 giorni alla deriva in balia, tra l'altro, di una tempesta tropicale finché non era stata trainata in porto. E ci sono anche tanti altri casi così, ve ne ho detti Comunque, 2. questo avvocato era non un esperto marittimo, ma un esperto dei danni delle Carnival e delle loro disavventure. Perché Anche. lui sa, Sì, forse è l'avvocato di Jerry. no, probabilmente è stato avvocato di magari Eh? tante persone che che hanno fatto poi causa, no? Spagnoletti, questo avvocato, scoprirà che in 2 anni, solo 2 anni, ci sono stati 9 casi di linee di carburante difettose che avrebbero potuto causare incendi a bordo mentre le navi erano in mare, sempre di questa compagnia. Io chiederei però a Spagnoletti perché la Carnival Cruise o comunque la compagnia di Sì. crociere ha mandato una nave all'orizzonte piena di tipi che bevevano gin tonic, che facevano foto e prendevano per il culo gli altri, e non ha mandato una nave vuota per far scendere le persone ricoperte di liquami in un'altra nave. No, ma non l'ha mandata, cioè la nave che la nave che hanno Si sono incrociato incrociate così era un per caso. caso, sì, Ok. non è stata Ok, mandata. era un caso, ma non a caso poi hanno capito che il problema era quello e quindi ti svegli un attimo, no? Sì, esatto, però loro fino a quel momento loro speravano che sta notizia non venisse fuori. È successa questa cosa per caso, grazie a questa cosa che è successa della nave che li ha incrociati, è venuta fuori la notizia. Quindi loro avranno detto, porca miseria. Ma poi scusami, Cioè, io non mi è chiaro, ragazzi, io impazzisco perché questi per, come dire, nascondere un po' sì, cosa sotto al tappeto, cioè tu mi vuoi dire che quello che sta guidando una nave con 5.000 cristiani sopra vede un'altra nave che lì non dovrebbe starci perché comunque hanno i radar e ma quindi dal radar vede che quella nave lì non ha segnale, dice ma non si fa 2 domande, dice ma fermi tutti, qui c'è una nave in mezzo all'oceano. Ma lo sanno, cioè lui, il comandante ha chiesto aiuto, non è che non lo sanno, è che per contenere questa notizia non stanno dando la giusta importanza, non stanno capendo la gravità, non vogliono capire la gravità della situazione, capito? Non è che non Bravi. lo sanno. Le navi che si sono incrociate non dovevano incrociarsi, nel senso si sono incrociate perché la nave di cui stiamo parlando, avendo perso propulsione, se ne sta andando a caso in mezzo Certo. all'oceano, perché ovviamente è trascinata dalle correnti, quindi insomma, si sono incontrate, ma Esattamente una nave marrone che che galleggia galleggia nel trascinato suo dalle water. correnti. Sì, esatto. Su Twitter, che si chiamava ancora Twitter al tempo, diventa virale l'hashtag Cruise from Hell, la crociera infernale. Che carini. Mentre invece i media coniano un altro soprannome, la crociera della cacca, Poop Cruise. Arriviamo al 10 febbraio. Tutti sono convinti che verranno portati in salvo a breve, quando alle 12:17 a Steven arriva una chiamata dal centro operativo. Il piano è cambiato. Non andranno in salvo presto. Da quando era saltata la corrente, quello che ti dicevo prima,
La nave aveva vagato alla deriva per oltre 100 miglia nautiche, allontanandosi moltissimo dal Messico. E quindi forse era in acque internazionali, non poteva più essere salvata. No, oddio. Cioè, nel senso, È no, vero. perché No, comunque se no. Per finisci fortuna lì, no. le ambasciate, le robe, gente importante. Sì, le crociere sono sempre... No, non farò mai una crociera. Comunque, quindi la nuova destinazione è cambiata. La nuova destinazione è il porto di Mobile in Alabama, ma per via delle correnti saranno necessari almeno altri 2 o 3 giorni di navigazione. Quindi la gente deve stare in quelle condizioni per altri 2 o 3 Perché giorni. loro comunque non è che hanno fatto arrivare sai che ci sono delle navi, si chiamano piloto, che servono a fare attraccare, fare manovra nei porti alle barche così grandi, perché non è che arrivi hai il parcheggio automatico Certo. o nel senso devi parcheggiare un transatlantico in un molo, non mi viene la parola, e ci sono queste navi che ti aiutano, ti guidano e alcune proprio si accostano, no? Proprio Ok. ti possono trainare, ti possono aiutare e quant'altro. E io dico, sono passati 3 giorni da quando questa crociera è iniziata, perché se non sbaglio inizia del 7, siamo Sì. al 10 e dico, ma in 3 giorni va bene che avranno fatto 100 miglia di qua e di là, però dico, magari, no? Andare a prendere questi poverini, aiutarli, a trainare la barca prima che arrivasse in Papuasia, no? Jerry. Jerry, Dov'eri, dove Jerry? sei, Jerry? Troppo impegnato su LinkedIn, vero? Esatto. I passeggeri quando sentono questa notizia, cioè, la prendono malissimo, è come un pugno allo stomaco. No, No, no. già hanno preso l'Imodium. Sì, esatto. No pugni allo stomaco. E scatena rabbia e frustrazione. Lo staff, questa parte io ti giuro, io non capisco. Lo staff, per alleggerire l'atmosfera, lo sai cosa fa? Cosa decide di fare? Fa un open bar. Te lo giuro. Dici ubriachi, ma Felici. Allora, Barbie Vacanza si oppone. strano. Si oppone. Per una volta Sì. Barbie Vacanza forse aveva Sì. trovato... Barbie Vacanza dice: voi siete pazzi, è un'idea di No, lei è contraria a questa iniziativa, ma alla fine si decide per il sì. Decidono di sì. E quindi i bartender iniziano a distribuire drink a tutto spiano, gratuitamente. Cioè, ovviamente gratuitamente. Alcol a profusione. ma la gente non beveva, cioè nel senso... La gente non beveva, la gente si è spaccata di alcol come se non ci fosse un domani. E come aveva previsto Barbie Vacanza, la gente letteralmente impazzisce. C'è No, chi fa... anche perché si è spaccata di alcol, se prima il problema era solamente posteriore, qualcuno si inizia a sentire male, nausee varie, e qui Esatto. veniamo alla terza fobia di Elisa. Per completare manca la quarta e siamo a poker oggi. Le portiamo via tutte. Sì, esatto. Vabbè, sì, posso solo immaginare cosa sia successo, non andrò in quei dettagli lì perché... però, a parte quelle conseguenze lì, la gente proprio, come dire, è in una situazione psicologica particolare, cioè si sente, non so, sull'orlo della crisi isterica. E quindi, ubriacandosi, si spoglia di qualsiasi inibizione e quindi c'è gente che fa i suoi bisogni dal bordo della nave, Ma meno male, meglio che farla in mezzo ai sacchetti rossi. chi lancia i sacchetti rossi pieni di escrementi ovunque. Tra l'altro uno di questi finisce in faccia ad un passeggero che stava prendendo il sole. Scoppiano risse e c'è addirittura chi consuma rapporti sessuali così, davanti a tutti, presi dall'euforia del momento. Io sono seriamente... non lo so, non so che dire. Sì. Cioè, non so da dove cominciare, ragazzi. Qui perché questi sono ricoperti di liquami. Mi inizio a censurare perché non posso usare i liquami. Senza luce, con un'aria che è una puzza che io non oso immaginare neanche nei peggiori bar di Caracas. E sono ricoperti dai sacchetti rossi, tutti fuori lì
derisi dagli altri delle altre navi che gli passano intorno mentre loro sorseggiano nelle loro coppe, con Barbie Vacanza che gli dà come soluzione di pisciare nelle docce, l'equipaggio che non ha trovato una soluzione giusta e come palliativo ha fatto un open bar, si sono sfondati di alcol e sono tutti fuori di testa, e in tutto quello che ho premesso avere dei rapporti in questo mood la vedo tesa, Sì. difficile. Ma questa era una coppietta di novelli sposi e che ne so Pensa io. all'addio al celibato di quella povera ragazza. L'unica felice era la bartender. Faceva open bar e mentre lei era contenta, aveva detto che era una delle sue cose preferite Sì. delle crociere. Il giorno successivo però finalmente arrivano i rimorchiatori. L'incubo sembra finito, ma quando Madonna, non è finito. Ma quando si agganciano alla nave e iniziano a trainarla, la nave improvvisamente si inclina, improvvisamente, e tutti i sacchetti rossi si spostano tutti da un lato, crollano tutti addosso alla gente, spargendo altre feci e liquami ovunque. Cioè proprio si inclina, ma di tanto anche. Quindi la lasagna era un profiterol. Sì, ormai è un pasticcio di tutto. Come se non bastasse, in questa situazione, con la nave inclinata, eccetera, con sacchetti ovunque, si scatena il maltempo, il vento si alza, il mare si agita. Pioggia no? Un po' di pioggia, almeno stanno Pioggia di fuori e liquami, si lavano. facendo sì che i liquami stagnanti nei bagni otturati, nei corridoi e nei sacchetti inizino a spargersi ancora più ovunque. Urina, feci e liquami colano persino dalle pareti, coprono il pavimento e le persone sono costrette a camminarci dentro. E quindi è tipo Shining, però che anziché col sangue, visto che visto che sei Elisa True Crime, oggi sei Oggi non so, Elisotto. Elisa True Brown. Trupup. E quindi praticamente questi fiumi e fiumi di Di quello. di Sì, quello. sì. Il giorno successivo scorre molto lento, sono tutti stremati. C'è addirittura chi ha creato un gruppetto di preghiera e prega e si rivolge a Dio, cioè proprio Dio prendimi, basta, ne ho abbastanza. Il girone Finché degli infermi, non so. degli infermi, no? Sì. Finché finalmente, dopo 7 giorni alla deriva, la Carnival Triumph si avvicina al porto di Mobile, in Alabama. Gli elicotteri della CNN sorvolano la nave e immortalano alcuni passeggeri che si sono sdraiati, poverini, appunto sul ponte, si sono sdraiati formando con i loro corpi la parola Poop. no. Così. La parola help. Poverini. Che help. Finalmente la nave attracca e questa crociera da incubo finisce. La Carnival Cruise si aspetta a questo punto un bagno di sangue mediatico e i passeggeri sul piede di guerra, ma invece nelle prime interviste a questi poverini i passeggeri si dicono grati allo staff per aver cercato di aiutarli in ogni Ma modo. che erano ancora sotto l'effetto dell'open bar. Grazie per l'open bar, ragazzi. Quelli gli dicono grazie perché avete fatto open bar tutta la vita, via. La compagnia invece dichiara che rimborserà gli ospiti per le spese sostenute durante il viaggio e regalerà loro un buono per partecipare ad un'altra crociera. Mi sembra un'ottima strategia. Ottimo. Sempre Jerry, lui, numero uno. Poco tempo dopo, infatti, l'avvocato Frank Spagnoletti, di cui parlavamo prima, intenta una causa contro la Carnival Cruise Line a nome di numerosi passeggeri coinvolti E questa è una class nell'incidente. action, a Certo, tutti ma gli effetti. infatti, altro che grati, ma stai Loro scherzando? E infatti fanno questa causa perché, secondo Spagnoletti, la compagnia, come tra l'altro dicevamo anche prima, era a conoscenza dei rischi legati agli incendi a bordo e avrebbe dovuto impedire alla nave di salpare e questo tra l'altro sembra essere confermato anche da alcuni documenti riservati, quindi questa era una nave comunque a rischio, ma probabilmente costava meno farla partire lo stesso rispetto a
ripararla, insomma, ristrutturarla, Pensa non quando so. gli sarà costato adesso ripararla. Esatto. Nonostante alcune assurde clausole nei biglietti limitassero la responsabilità della compagnia, perché c'eran proprio delle clausole scritte piccolo piccolo che dicevano Tipo le tipo condizioni che accettate, no, in sì, ogni cosa. Avete esatto. venduto la vostra anima al diavolo, accetto. Sì, esatto. Sì, praticamente c'era scritto sì, che la compagnia Che se venite, questo è un leggo che c'è scritto che se venite ricoperti di me, non è tutto a colpa posto, è nostra. tutto regolare, È più o giusto? meno così. Nonostante questo, Spagnoletti è comunque riuscito ad ottenere dei risarcimenti per danni morali e materiali. La compagnia ha comunque poi modificato le clausole e i termini sui suoi biglietti e afferma di essersi impegnata per migliorarne la sicurezza. Sempre la compagnia poi, per fortuna, ha speso 115 milioni di dollari per pulire e riparare la Carnival Triumph, che nel 2019 è stata ribattezzata Carnival Sunrise ed è tornata a navigare, salpando principalmente da Miami verso le Bahamas. Quindi ancora va. Nel documento Sunrise l'hanno chiamata. Sunrise, proprio Proprio un'alba, sì, una una rinascita. rinascita, sì, La Fenice che è rinata dalla dalla merda. merda. Dio santo. Nel documentario comunque i passeggeri si dicono ad oggi sereni. Rebecca e suo padre Larry, che erano la dodicenne che era con Sì. suo padre, dicono che il loro legame si è rafforzato e che hanno capito che insieme possono affrontare qualsiasi cosa. E dopo questa che devono affrontare di E più, raga. infatti Dai, oh. Ma invece il tizio del papà, il tizio del papà praticamente dice che ogni tanto va ancora in crociera col suocero. Quindi top. Ashley invece perché hanno tipo, non so, ma un disturbo questo, che vanno insieme in crociera. non lo so, per me è un disturbo andare in crociera dopo una situazione del genere. Per te è un disturbo andare in crociera. Punto e basta, sì, non state bene secondo me. Ashley invece, quella che ha fatto l'addio al nubilato, ha Cambiato marito. no, si è sposata e come bomboniera, cioè ha messo le bomboniere dentro a dei sacchetti rossi, quelli esattamente uguali a quelli della nave, quindi quella era la sua bomboniera, diciamo che ci ha riso su. Dai, vabbè, carina, che devi fare? Devi piangere Infatti. in questa situa, no? Devi... Brava. Sì, e si conclude così la poop cruise. Cioè, non t'è bastato? Guarda, sono seriamente, se penso a questa situazione, sono seriamente commosso. Cioè, davvero, da una cosa del genere, penso che mi asciugherò le lacrime adesso. Vuoi anche tu? Ti serve un sacchetto rosso per caso? Guarda, penso che metteremo degli oggetti dopo questo fantastico episodio con noi che romanticamente ci scambiamo della carta igienica. Grazie. Questo potrebbe essere la thumbnail di questo video, ragazzi. È vero. Lo mettiamo qua. Eccolo, vedi che è un nuovo oggetto. Farà parte del set. Chissà se li avete beccati tutti, Sono stati bravi, qualcuno nei commenti ha beccato quasi tutto. bravissimi. Oggi non siamo proprio nel true crime, siamo partners into the poop. E nella cruise Sì. di oggi vi abbiamo portato a navigare in questo mar che non è tanto dolce. No, neanche profumato. Oh, che bravi, complimenti per questa scelta editoriale. Della storia? Bravi. Siete tutti Grazie. contenti, immagino, no? Se siete arrivati fino a qui, ragazzi, io vi Tanta stima, ringrazio, grazie. ma veramente tanta stima, perché se siete arrivati fino a qui oggi vuol dire che veramente ci volete bene. Sì, sono mossi soltanto dall'affetto sicuramente, perché non c'è un altro motivo. O forse volevate vedere se Elisa sarebbe arrivata alla fine dell'episodio senza che si lanciasse dall'oblò della stanza qui del set. Tra l'altro concludiamo questo episodio dicendo che tra pochi giorni io dovrò prendere una barca. No, perché quando loro vedranno questo episodio tu la barca l'avrai già presa e speriamo che non sia quella del Poop Cruise, perché Dai, dura 20 minuti, cosa può succedere in 20 minuti? anche loro pensavano in una settimana, anche se durava una settimana, ma tu ti pensavi di finire così in mezzo a tutta sta ambaradan di sacchetti rossi? Dio mio, speriamo ci siano dei sacchetti rossi almeno. Bene, Lisa, comunque noi diciamo che siamo volti al termine. Senti un po' di mal di pancia? Guarda, noi il bagno ce l'abbiamo e funziona, Voi come state?
Fatecelo sapere nei io commenti. sono dalla vostra parte, ragazzi, perché io non sapevo niente. Io oggi non sapevo niente. Sono con voi in questo episodio che possiamo definire e chiuderlo come l'episodio di merda. Cioè. Quindi grazie per averci accompagnati. E ci vediamo al prossimo, che vi giuro Racconterò io. racconterà lui. Sarà diverso. Ok, ciao.